fare un lavoro come il nostro è difficilissimo, se non quasi impossibile, trovare della strumentazione che ti permette di fare alcune lavorazioni, e dunque tante attrezzature come prima ho fatto vedere le slitte, ce ne siamo creati noi, ma addirittura un'officina specializzata ci ha creato questa dima, che è una dima in acciaio temprato. Ok, e praticamente noi con questa riusciamo a fare i fori trasversali su un tondino, perché fare un foro su un tondino è una roba da pazzi. Ovviamente tu butti giù la punta e cosa succede? Che la punta fa... Sì. Dunque, questo si posiziona all'interno della morsa. Io cosa faccio? Prendo la misura giusta . Perfetto. E così siamo riusciti a fare il foro trasversale nel tondino. Fa vedere? Che non è appunto un tondino. Ok, questo è il nostro foro. Aspetta, scusami. Ok, questo è il foro trasversale che sono riuscito a fare attraverso Già. questa dima. Poi c'è tutta la lavorazione, poi va lucidato, smussato, tutto il resto. Alla fine vedi così è la versione brutta, ancora un po' grezza. Poi li puliamo con la pasta abrasiva, li lucidiamo. Passiamo alla parte femminile di questo laboratorio, ovvero Ileana, e lei ci racconterà adesso come si tagliano e montano le lamelle. Si parte da questo rocchetto d'acciaio, mi pare. Esatto, sì, acciaio acciaio armonico. armonico. Raccontacelo un po'. Allora, l'acciaio armonico lo prendiamo così, in rocchetti. Ci sono differenti tipi di acciaio armonico in base alla durezza, allo spessore, che noi prendiamo in un'azienda vicino qui a casa nostra, in base a quello che c'è. Questo qui per esempio è un acciaio di spessore 1 mm, larghezza 6 mm, durezza 150, mi sembra, perché va anche alla durezza. In base alla durezza cambia anche il suono. Certo. Quindi io parto da questo rocchetto, le taglio a strisce con la trancia, che sono queste strisce qua. Prima di tagliarle a misura le lucido con una pasta abrasiva e poi in base all'accordatura che devo fare, per esempio io qua ho tutto il mio quadernino con tutte le misure, Pazzesco. in base alle accordature, sì, per esempio nel Do maggiore parto con 8 cm, Ma guarda. la parte la lamella centrale che è sempre quella più bassa e quindi più lunga, e ho già le mie misure, quindi le taglio prendendo uno di questi con la matita, parto, Squadra. esatto. Questo è proprio come le faccio io. Poi dipende se le voglio fare da 8 note, 12, 16. Certo. Quindi per esempio vi faccio vedere un esempio. Questa da 8. Prendo la misura, taglio con la trancia. Così. Vola via. Ecco, e quindi io devo arrotondarli, sia dalla parte dove si suona sia la parte dietro. Ecco, così arrotondata, scotta, e poi però va tolta la sbavatura perché sennò taglierebbe. Certo. E io la tolgo o con una carta abrasiva normale come questa,
praticamente togliere la sbavatura così, sia da un lato che dall'altro, oppure con una spazzolina come questa, che è automatica. E poi c'è la piegatura dalla parte della lamella dove si suona. La piegatura? Sì, proprio questa piegatura giusto. finale, perché sennò sarebbe così. Così Certo. è dritta, si può suonare anche così, non è... però magari dà quella morbidezza, quel comfort in più. Sì, nella perché ho morsa. visto che alcune delle vostre calimbe sono dritte. Sì, esatto, sì. Perché poi dipende anche da come si preferisce. Alcuni la preferiscono un po' di più, altri un po' di meno. Ecco, questa è una piegatura, poi si può fare di più, di meno. E riesci a farle tutte uguali queste piegature? Ma più o meno ci provo, però alla fine quando le monti non si nota tantissimo. Certo. Certo, bisogna cercare di essere più precisi possibili anche qua, ma... E questa qui per esempio è una serie, una cordatura da 9 note orientale, che poi vorrò applicarla qui alla calimba, a questa calimba qua intero. Va bene, quindi dopo aver tagliato, lucidato e fatto la piccola pieghina, che è una chicca, a queste lamelle, dobbiamo inserirle nel ponte. Come si fa? Io ho già inserito questo ponte, è una calimba in questo caso box, con un ponticello in legno, e ho già inserito questo ponte in acciaio che vi ha fatto vedere prima Mauri come ha tagliato e buca. Sotto ci sono, per tenerlo, una rondellina così che aggrappa, fa sì che aggrappi, che il bullone aggrappi al legno, e poi c'è questo dadino qua, non bullone scusate, questo dadino sotto, quindi sopra e sotto, e li inserisco dentro la vite. Avvito e poi lascio un pochino di spazio per far entrare le lamelle. Questi qui sono i ponticelli. Questi qua servono per tenerle ferme. Dove appoggiano, no, questo è quello che tiene ferma le lamelle. Sì, nel senso, sì, per Dove appoggiarlo appoggiano e tenerle le lamelle, in sì. tensione. E quindi incomincio, vabbè, prima magari le lucido un po', ulteriormente, poi alla fine vengono lucidate anche alla fine. Le inserisco in base al numero di lamelle. Do lo spazio, la distanza tra loro. In questo caso sono 9. Questo lavoro un po' Di precisione. ci vuole ogni tanto un po' di molta pazienza. Certo, dopo che uno ha avuto una brutta giornata non viene franco a fare questo lavoro, se no... Allora, c'è da dire che a me piacciono i lavori di precisione, di pazienza, io mi metto anche lì certe volte, mi piace anche il silenzio. Sì. Allora, vanno messe, aspetta, prima in teoria dovevo stringere un po' il ponte perché sennò se ne vanno in giro per gli affari loro. Con questa chiavetta, adesso se riesco lo faccio così, se no devo mettere il dito sotto, tenere il bullone. Cioè. Ma intanto vi chiedo, a chi dei due per primo è venuta l'idea di costruire calimbe? Chi si ricorda? Che quando abbiamo visto insieme le fotografie su Sì, internet. sì, esatto. Ho detto questo? Cioè qualcosina avevamo già visto in giro, le calimbe, però erano fatte un po', non erano proprio accordate, fatte un po'. E ho detto ma questa qui Quindi è sei stata tu? bellissima. Ma sì, insieme sì. E poi è uno strumento che è stato costruito inizialmente per accompagnare il canto. Certo. No? Sì, in realtà bellissimo, molto semplice. certo, la calimba è uno strumento, diciamo, ancestrale anche, no? Che veniva utilizzato da queste tribù per mettersi a contatto con Gli spiriti. esatto, gli spiriti, con gli dei, insomma, in quello che credevano loro. Esatto. Molto bella come cosa questa. Poi, Sì. anche perché poi alla fine la musica è quello. Sì, la musica ha sempre avuto, così come il teatro, no? Questo legame con la spiritualità. Quanto ci metti all'incirca? A volte una calimba mi è capitato di riaccordarla 2 o 3 volte. Che tra l'altro mi dicevi l'altra volta che tu il martelletto non lo usi. No, non lo uso perché una volta ci ho provato, ma ho detto Non ti che sei cavolo, trovata. no. Ecco, su per giù io le posiziono, quindi stringo in modo che le lamelle non almeno emettano un suono. Questo girato.
vuoto. Ok. Adesso è una scala inesistente. Per chi non lo sapesse, diciamo che cos'è la scala orientale? Sì, è una scala di 9 note. Mhm. È una scala che si usa molto anche nello yoga, nella meditazione, perché è molto rilassante. Vi dico anche le note sono queste. Partono dal sol, sol, do, re diesis, sol, sol diesis, do, re diesis. E dopo vi faccio sentire come... Certo, come suona, giustamente. Per accordarle io utilizzo questo, Questo aggeggione. sì, magnifico accordatore al quarzo. Analogico. Analogico. Esatto. Ta-da! Col quale è molto semplice anche fare le accordature a 432 Hz, però in questo caso noi le facciamo 440. Allora, quindi parto sempre dalla nota centrale, quella più bassa, Certo. che è il sol, quindi abbassare di un bel po'. E io per Non usare il martelletto. non usare il martelletto uso una vite piatta come questa. Con la scalanatura piatta, sì. Ecco io, quindi o di qua, se devo abbassare spingo da questa parte, se devo alzare ovviamente spingo da quella. In questo caso era un do, quindi io devo abbassarla a un sol. E man mano vedo che cosa c'è. Troppo alta, sol diesis, abbassiamo ancora di un po'. Tanto ha già un suono bellissimo, bello caldo. Sì, poi va stretta e... Certo. ancora troppo alta. E quindi ci vuole un bel po', soprattutto quando fa caldo, è bellissimo stare qua. Ancora troppo alta. E tutte via dicendo così. Ileana è andata di sopra ad accordare perché ovviamente avete visto serve una precisione di quelle invidiabili che io non ho e quindi l'abbiamo lasciata lavorare in santa pace. Noi ricominciamo a fare un po' di rumore perché adesso passiamo ad una parte molto divertente di questo lavoro, ovvero giocare con la frutta, perché sì, come sapete, come vi ho già detto altre volte, alcuni di questi strumenti nell'antichità, se non tutti, venivano costruiti con dei gusci duri di frutta, come può essere appunto la noce di cocco, oppure con la zucca, sì. Anche con l'anguria immagino che si possa fare. Ci sono, no, con l'anguria penso che poi... Però ho visto sì. una tribù che faceva degli strumenti musicali col teschio. Insomma, se vi sta antipatico qualcuno lo fate fuori, gli prendete il teschio e vi fate che utilizzano. Immagino che il cranio sia bello, sì, risonante. Ok, con il guscio dell'anguria si può fare, penso, un oggetto rotondeggiante per metterci dentro la calimba e suonare. Sì, certo. Quindi... Ma quelli sono anche zucche molto grosse che vengono utilizzate, sì, per quel... Sì. Però adesso noi ne utilizziamo di piccoline, vedete, sì, perché così almeno sono strumenti più versatili, che si possano anche trasportare per andare in spiaggia e suonare anche con gli amici, no? Il bello della calimba è anche questo. Parliamo di questi frutti. Esatto. Allora, la noce di cocco normalissima che si acquista al supermercato, ovviamente io scelgo quelle più grosse e la taglio semplicemente con l'ausilio semplicemente si fa per dire, del flessibile che è abbastanza pericoloso, però comunque è l'unico modo per riuscire a tagliare il legno. Non fatelo a casa. Ok, no, esatto. In questa maniera qua, esatto. E viene fatto. Ok, non tagliarti un dito in diretta, per favore. Okay. Mentre per la zucca, una volta tagliata la noce di cocco è questa. Allora, è estremamente difficile togliere la polpa, sembra una scemata, ma togliere la polpa e non passarci tutta una giornata all'inizio non è stato semplice. Ma questo semplicissimo coltello limato apposta e tondeggiato apposta, cioè questo è un coltello da cucina. Esatto, ma io ho fatto una piccolissima curva e ho una molatina in fondo. Io nella polpa, c'è un punto nella polpa
dove credo che nasca poi tutto il resto, dove c'è una piccolissimissima fessura. Io vado dentro nella polpa e man mano con questo giro tipo apri scatole, non rompo la polpa all'interno, quando arrivo alla fine fai salta fuori tutta intera. Te lo mangi e poi hai Esatto. il tuo cocchino. Ma devi anche essiccarlo dopo? O... No, la noce di cocco Cioè, è già così? è già così, legnosa, esatto. grandioso. Come, come si acquista? Infatti tante volte la noce di cocco l'acquisto, taglio, tiro fuori, mangio e poi il giorno dopo c'è già la calimba. Mentre per la zucca, Ok. che in questo caso appunto è una zucca nostrana, questo è un altro attrezzino molto pulito che ho realizzato io, non è una scemata, però quando parte incidi la zucca man mano tutta e poi si apre. Poi decido la punta della calimba, cioè se la voglio più cicciosa sopra, più aperta, ok, più curvi, più aperta verso l'alto, verso il basso, oppure se viceversa voglio dargli più cassa sotto. E in base a quello, la segno e poi prendo la misura semplicemente tracciando la circonferenza della calimba. Dopodiché viene tagliata e questo è